Oggi ci concentreremo sul fenomeno della segregazione scolastica. Con questa espressione si intende la concentrazione di gruppi definiti da alcune caratteristiche, come ad esempio lo status socio-economico o l'appartenenza etnica, in alcune specifiche scuole. Nei casi più estremi, tale concentrazione dà luogo ad un processo di ghettizzazione in virtù del quale i ricchi stanno con i più ricchi e i poveri con i più poveri. Si tratta quindi di un fenomeno che ha molto spesso conseguenze negative. Per comprendere appieno questo fenomeno è necessario partire dal significato generale di segregazione, un concetto che nasce all'inizio del XX secolo nella sociologia urbana e che viene usato per descrivere l'organizzazione spaziale delle città statunitensi alla fine del XIX secolo. L'esempio più noto è la mappa della città di Chicago, che sintetizza la rigida separazione per appartenenza etnico-razziale che caratterizzava e in parte caratterizza ancora oggi le città statunitensi. Parliamo di una configurazione che risulterà fortemente connessa a forme estreme di esclusione sociale e di privazione economica. La segregazione urbana o residenziale è quindi definita come una diseguale distribuzione dei gruppi sociali tra i quartieri di una città, il che può tradursi in un diverso accesso a risorse, beni e servizi su scala urbana. Seguendo questa interpretazione, la segregazione scolastica può quindi essere intesa come una diseguale distribuzione dei diversi gruppi di studenti nelle scuole di un dato sistema scolastico. Con segregazione intendiamo sia il processo in sé di separazione tra gruppi sociali, sia i risultati di un tale processo. La connotazione negativa comunemente attribuita al fenomeno deriva dal suo legame con le diseguaglianze. Da un lato, la segregazione scaturisce proprio a partire dalle diseguaglianze stesse, dall'altro essa le congela, esasperandone gli effetti. Seguendo il ragionamento, la segregazione scolastica rappresenta quindi uno dei fattori più critici nelle dinamiche della diseguaglianza e nella sua riproduzione. I fenomeni di segregazione scolastica rappresentano una sfida per la scuola, perché pongono in questione la vocazione interclassista e universalistica del sistema scolastico. In altre parole, la scuola, attraverso le dinamiche segregative, alimenta ed esaspera le diseguaglianze invece che contrastarle o smorzare i loro effetti negativi. Non solo, tali disuguaglianze si aggravano nel passaggio ad ordini scolastici superiori. Condizionando l'accesso alle scuole secondarie, la segregazione pone le basi per ulteriori diseguaglianze anche nell'accesso al mercato del lavoro. La scuola dell'obbligo, proprio per il suo carattere universalistico, potrebbe invece rappresentare la base per livellare le differenze di partenza, offrendo, almeno a livello teorico, pari opportunità anche ai bambini e alle bambine provenienti da famiglie svantaggiate. Al contrario, la segregazione mina alla base le potenzialità del sistema scolastico, alimentando la polarizzazione sociale, la separazione tra gruppi diversi, il reiterarsi di vecchie e nuove diseguaglianze socio-economiche e in particolar modo al giorno d'oggi anche delle diseguaglianze connesse alla provenienza e al background migratorio. Che si tratti della città o della scuola, la segregazione si manifesta in specifiche porzioni di un territorio, considerate in riferimento al territorio nel suo insieme. Anche se la concentrazione di un gruppo può essere evidente in una data porzione di territorio, la segregazione può essere osservata e misurata solo tenendo conto di tutte le unità che compongono il territorio considerato. Di conseguenza, una scuola può essere più o meno segregata se comparata ad altre scuole. A seconda della scala che ci interessa, possiamo considerare il sistema scolastico a livello cittadino, quindi comparare le scuole in base agli iscritti in ogni istituto presente nella città, ma si possono guardare alla distribuzione degli studenti anche a livello regionale o a livello statale o sovranazionale. Altrimenti potremmo essere interessati alla segregazione relativa ad uno specifico settore scolastico, come il sistema pubblico o quello privato, così come a diversi indirizzi nel caso delle scuole secondarie di secondo grado. Ciò che importa quindi è selezionare le unità di analisi da confrontare e la scala della nostra osservazione. Infine, la segregazione può essere letta a partire da due prospettive. La prima considera le forme cosiddette di autosegregazione, ovvero quei fenomeni che sono il prodotto di comportamenti di specifici gruppi, come ad esempio l'élite o i gruppi etnici, quando questi tendono a separarsi da altri gruppi sociali. La seconda prospettiva si concentra sulla segregazione sistemica, connessa invece a dinamiche più generali di distribuzione della popolazione all'interno del sistema scolastico. La segregazione può quindi essere il risultato di una strategia intenzionale o può rappresentare un effetto indesiderato e inatteso. Nel primo caso, gruppi sociali omogenei tendono a separarsi da altri gruppi per marcare la propria specificità o anche per accedere a quella che ritengono essere un'istruzione adeguata al proprio status.
Speculare a ciò che a livello residenziale chiamiamo gate communities, che possiamo tradurre con comunità chiuse, l'autosegregazione può quindi essere il risultato di strategie identitarie volte a separare le classi più agiate dagli altri gruppi. Spesso tali strategie si rivolgono alle scuole private, ma possiamo trovarne esempi anche in scuole pubbliche situate in quartieri molto benestanti. Al tempo stesso, la segregazione può derivare da strategie di evitamento messe in atto da famiglie di classe media, quando vogliono evitare, appunto, scuole caratterizzate da un'elevata eterogeneità sociale o etnica. Come mostrato in questa mappa di Milano, i bacini più scuri sono i bacini scolastici da cui escono maggiormente le famiglie italiane per scegliere scuole più vicine al centro città o collocate in bacini meno misti. Simili scelte scolastiche possono contribuire all'autosegregazione di alcuni gruppi e di conseguenza a segregare gli altri nel resto del sistema scolastico. La combinazione di queste strategie, gruppi benestanti che si autosegregano in scuole d'élite e gruppi di classe media che evitano scuole miste, può aprire la strada ad alti livelli di segregazione nell'intero sistema scolastico. Inoltre, proprio le strategie di autosegregazione dei gruppi sociali più benestanti hanno ispirato nel contesto statunitense l'idea di white flight, letteralmente fuga dei bianchi. Questo concetto, utilizzato anche in Europa, serve a descrivere le dinamiche di segregazione che scaturiscono dalle scelte delle classi medie e medio-alte di non frequentare le scuole del proprio bacino di utenza, spostandosi quindi sul territorio verso istituti considerati più adatti. D'altro canto, la segregazione è spesso anche una conseguenza non intenzionale, connessa ad alcuni elementi di sistema, come il contesto istituzionale che regola l'accesso alle scuole, ad esempio permettendo o meno di scegliere liberamente dove iscriversi, la distribuzione residenziale della popolazione in un dato territorio, l'effetto cumulativo delle scelte scolastiche individuali e così via.